Ciao a tutti ragazzi, anche oggi sono qui dagli amici di SyncCloud, mi ospitano spesso quando sono da queste parti, vengo a trovarli, ringrazio Daniele, ringrazio Alex che sono sempre gentili con me e siamo stati qui anche oggi a provare un po' di nuove cose, di tastiere, a discutere, fare, quindi vi porto un po' come al solito la mia su questi prodotti. Questo è il PC4 Kurzweil, l'ultimo arrivato. Avete sentito il pianoforte che poi insomma questa è la generazione del forte fondamentalmente. Ha una flash dentro che col sistema Flash Play suona dalla flash questi campionamenti. Avete sentito il suono molto ricco. Come avete sentito il suono molto ricco, anche
Poi ci sono le classiche varianti, il bright, più morbido e così via. Poi ci sono tutta una serie diciamo così, varianti, e molti sono i preset che c'erano sul forte. Tra l'altro, se qualcuno fosse interessato, c'è un video che ho fatto anche con il forte, che andrò a rivedere anch'io per sentire se ci sono differenze sonore. In generale, in cuffia non mi sembra male, insomma. Poi c'è questo secondo campionamento. L'altro si chiama 9 foot, questo si chiama 7 foot, e un po' più fine, un po' più agile. Devo dire che in generale il rapporto con la tastiera è ottimo, Mi sembra un buon suono, e soprattutto il primo, diciamo, quello che viene dato come così, c'è questa pasta un po' nasale che a me non dispiace, devo dire la verità, perché è bella tonda. Poi dipende dai contesti, chiaramente. E insomma, mi sembra che ci sia una bella ciccia centrale sonora, che, dicevo, secondo me è un ottimo modo per farsi spazio. Poi prima ho provato a fare un brano registrato e mi sembra che ci sia un buon legame tra i suoni. Piani elettrici. Il campione è bellissimo. Sentite. Devo dire che anche se i salti tra i layer sono abbastanza evidenti, in realtà ecco, veniamo un attimo, veniamo subito alla questione della tastiera Medeli, di cui tanto si parla. In realtà io non mi sto trovando male, è anche vero che non faccio molto testo, diciamo che non mi dispiace per questo tipo di suoni. Perché è un po', sembra un po' già stanca, non so come dire. Ecco, sentite anche qui.
il dettaglio di questo dyno. Che è interessante. Poi per ogni suono chiaramente ci sono una serie di possibilità, devo dire in modo anche abbastanza veloce, c'è un tap tempo velocissimo. Allora, per essere chiari e sinceri, un display con i disegni di quello che stiamo suonando e le fotografie addirittura. Sono belli i suoni, poi appunto è tutto abbastanza veloce. Sento una pasta sonora, come dire, un po' gommosa. Io questa cosa l'avevo così riconosciuta anche nel forte, anche se nel forte avevo sentito una precisione, una qualità audio un po' più alta. Ora, probabilmente è anche la situazione, non sono a casa mia, può essere che io abbia un altro tipo di... potrei avere una percezione diversa, però questa sensazione di pasta tonda in mezzo e non proprio brillante, non sorridente, diciamo. Però questo non è sempre un male, nel senso che molto spesso si tende a dire però suona un po' chiusa, dipende, come è un discorso che ho già fatto per la serie XS delle Motif, che suona un po' più scatolata, se vogliamo, della ES e della XF, per esempio, però ha una sua efficacia proprio per quel motivo. Ecco, qui ho quella sensazione, poi è molto piacevole, devo dire, questa da suonare. Ecco, una cosa che per esempio mi ha lasciato, io questa qui l'ho provata, che mi ha lasciato di stucco, finisco le frasi che non ne finisco mai, è il fatto che io questa qui l'ho provata in un negozio, in un sistema audio, e aveva una buona resa. Quella sensazione così un po', diciamo, appunto gommosa, non so come altro dirlo, l'avevo avuta anche lì. Però per esempio la cosa che mi aveva lasciato più di stucco era stato proprio questo Hammond, che rispetto al forte probabilmente è la stessa cosa, ma non so perché qui il risultato è molto verace. Forse ho un ricordo io sbagliato o alterato, ma in realtà poi ci sono varie... Chiaramente mi sono dimenticato di dire che ci sono tutti i controlli a portata di mano, quindi insomma, chorus, vibrato, e le percussioni, quale percussione e tutto il resto. Non lo so, come ripeto, ero in questo negozio e ho avuto la sensazione che l'Hammond suonasse particolarmente bene, fosse aggressivo al punto giusto e avesse un senso. Poi ci sono gli archi. Qui abbiamo i filtri. Gli archi di Kurzweil sono famosi, hanno uno storico loro. La profondità di questi suoni è sempre bella, morbida, molto... Riconosco anche i titoli, sono gli stessi di Forte. Ecco, non so come dire, somiglia a un ulteriore downscaling, credo si dica, dell'ammiraglia, che non è Forte SE, ma è un'altra cosa. In realtà l'ha chiamata PC4, ha il, diciamo così, adesso questo è un discorso un po' strano, però diciamo che l'alimentazione esterna
richiama sempre situazioni, chi dice che si fa per il peso della tastiera, effettivamente non pesa quasi niente, è molto leggera, ma a chi invece si sente un po' in una situazione diciamo poco professionale, tutta una serie di cose, ma insomma, certo, la sensazione così diciamo che si vede immediatamente non è certo quella che si provava sul PC3 o PC3X, dove tutto di ferro, pesava anche un quintale, la sensazione era ben diversa, proprio dal punto di vista dell'approccio. Però poi quando ci si mettono le mani, in realtà ci si comincia subito a divertire. Dei controlli immediatamente. Ecco, se si cambia il suono non se ne va, e questa è una cosa molto bella. I synth si sa, il VAST come lo chiamiamo noi, questa tecnologia che Kurzweil utilizza da tanti anni. Sempre stata molto efficace a proposito di... Poi qui si può navigare, ce ne sono tantissimi. Sono molto belli questi brassosi, diciamo. La pasta è sempre bellissima ed è quella Kurzweil classica. Anche l'arpeggiatore, subito a portata di mano. Tap tempo. Nel senso, tutte queste cose non sono scontate. Ecco, diciamo che questa è la questione. Non sono scontate un attimo, è perché mi avevano parlato di questa PC4, erano un po' tutti titubanti, chi me ne parlava mi diceva sì, però sono andato nell'editing, si è riavviata, una serie di problemi che riguardano il sistema operativo e va aggiustato, non è l'unica macchina a cui capitano queste cose. Al di là di questo aspetto, che sicuramente verrà aggiustato, messo a posto, me ne avevano in generale parlato in questi termini, un po' sconsolanti, ecco, diciamo. In realtà poi quando ci ho messo le mani ho detto, beh, però mi sto divertendo. Diciamo che probabilmente non ha esattamente la stessa pasta di Forte, non costa nemmeno uguale, è molto portatile. Ora, su questa cosa della pasta e della qualità, diciamo, audio rispetto a Forte, io non posso metterci la mano sul fuoco perché dovrei metterle esattamente a confronto. Posso dirvi che il mio ricordo di Forte era di un orizzonte un po' più vasto, un po' più profondo.
Però insomma bisogna vedere fino a che punto questa cosa possa influire. Ci sono questi sono dei classici. Quindi appunto poi suonandoci, diciamo che io l'ho provata un po' e mi è successo solo una volta un problemino di data un po' di sbattimento, però insomma non mi è sembrata una cosa. Poi non sono entrato in particolare nell'editing, ma chi l'ha fatto appunto ha detto che probabilmente c'è bisogno di aspettare che le cose vengano aggiustate. In generale tutte queste cose che io conosco già, suonano bene, sono belle, ma sono belle perché sono lo storico, diciamo, Kurzweil degli ultimi tempi, che comunque prende spunto da quelle vecchie, che avevano queste scene, queste patch piene di possibilità, teatrali anche, che, insomma, filmiche, che io ho anche usato per uno spettacolo teatrale una volta. Mi sono trovato, andavo col PC3X, mi ricordo, si sono rivelate molto utili perché per creare certe situazioni. Poi lo spettacolo era ironico, quindi era anche molto piacevole utilizzarle nel senso ironico del termine, perché drammatizzavano, diciamo, situazioni ironiche. Sono molto carini. Poi ci sono questi Alfa Centauri, questo me lo ricordo. Arrivano, ho visto cose che voi umani e tutte quelle robe lì, che sono bellissime. Questo è un classico. Quando vuoi fare bella figura non succede niente, ma è un caso, perché in realtà succede sempre qualcosa con questi suoni. Era per condividere i piccoli drammi di chi come me fa i video. Questo è China Flower. Intanto c'è Daniele che fa avanti e indietro lì, ma non si fa vedere. Tanto mi guarda, va via, torna. Dani! Dimmi. Quanto costa il corso del PC4? 1,990 con ribbon. Con ribbon? Sì. Beh, il ribbon è bello. Io vado... Fai. Ma non entriamo nei particolari. È molto semplice accoppiare i suoni e creare dei layer, degli split. Questo la rende programmabile, è già successa con Forte. Diciamo che le cose sono diventate più semplici. Secondo me uno dei problemi è il fatto che chi conosce Kurzweil è abituato, la vecchia generazione, quella del PC3, dove avevi dopo un minuto la sensazione di avere sotto le mani uno strumento musicale con l'immediatezza di uno strumento musicale. Non lo so, io mi ricordo alcune patch proprio ben precise e avevano quella forza lì. Questa è una generazione nuova, diversa, bisogna prendere l'abitudine con questi strumenti che sono belli, sono ben campionati e hanno una ricchezza sonora notevole. Qui si cerca di andare avanti nonostante ogni tanto ci sia qualche rimando al passato, tipo ci sono questi Horowitz, c'erano nelle PC3, Rubinstein anche. Sembrano avere quel sound posso dirvi che
risolti un po' di problemi che ancora sembra avere, ma che secondo me si risolveranno velocemente, degli aggiornamenti probabilmente, un buon prodotto che si può accostare al Forte, diciamo in una versione light, ma non light nel senso più riduttivo del termine. In realtà è un approccio un po' più semplice e veloce. La sensazione anche, devo dire, con questi slider un po' più normali, senza troppi luci e lucine, vanno benissimo, funzionano, quindi è tutto molto semplice e funzionale. Nella speranza che tutto si aggiusti, diciamo, a me mi è piaciuta sotto le mani, mi ha divertito, non è che non costi niente, comunque è una tastiera, insomma, diciamo che a questo prezzo ci sono tante alternative che fanno così tante cose così bene, possono essere considerate uno stage piano, ma anche una workstation, ma anche un synth. Come al solito Kurzweil ha questo vantaggio. Però, insomma, una volta a puntino, sicuramente si può considerare. E poi c'è da considerare anche il suono, che, ripeto, a me sembra leggermente diverso dal Forte, leggermente meno profondo, ma potrebbe anche essere solamente un'impressione. Poi fatemi sapere se lo avete provato, se avete... Io Forte qui da provare insieme a questa non ce l'ho, però questa è la mia sensazione personale. Vi saluto e ringrazio anche SynthCloud e Daniele Manfredi per tutte le attenzioni e per tutta l'amicizia insomma che c'è. Vi lascio con un po' di pianoforte e augurandovi che vi sia piaciuto il video, che possa essere stato interessante e utile soprattutto. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi, se volete avere le mie notizie quando faccio qualcosa di nuovo cliccate sulla campanella e niente, alla prossima, vi mando un abbraccio.